20 scambi di posizione in una sola gara. Grazie Aragon per averci regalato una delle battaglie più incredibili della Superbike sicuramente 2025, perché se fino allo scorso round di Magny-Cours abbiamo parlato di dominio incontrastato, qui i due contendenti al titolo se le sono date di santa ragione. Motorland Aragon, circuito sinistrorso, sali e scendi da paura e soprattutto posizione geografica piazzata nel mezzo del deserto dell'entroterra spagnolo nella provincia di Teruel. Aragon è un posto strano, uno di quelli che quando fa caldo fa troppo caldo, quando fa troppo freddo, batti i denti in una maniera incredibile e soprattutto è una pista molto esposta al vento e che spesso a causa del vento soffre un po' la sabbia che è trasportata. In questo weekend non abbiamo avuto problemi né di temperatura, a parte un po' di fresco il sabato, né di pioggia, condizioni stabili che hanno permesso ai piloti di dare il massimo senza problemi. Prima di iniziare con il post Superbike però voglio parlarvi di una cosa molto utile che ho conosciuto nell'ultimo periodo e sto parlando di Recall. È una startup, come ce ne sono tante, con la differenza che loro quest'anno hanno vinto il premio come migliore startup ai Rocket Awards. Che cos'è Recall e come funziona? È un'app che ti permette di aumentare la sicurezza personale e evitare di scongiurare situazioni di pericolo avvertendo appunto fino a 5 recaller. Una volta registrati sull'app è possibile selezionare fino a 5 recaller, quindi amici, familiari, colleghi, fidanzate, che diventano la propria rete di supporto attiva e che possono essere modificati nel corso del tempo e a seconda della necessità. Le funzionalità principali di Recall si chiamano Stammi vicino e Aiutami. La prima consente di condividere in tempo reale attraverso una mappa 3D interattiva la posizione con i recaller. Ad esempio, ci si trova in una posizione in un luogo poco sicuro o in una situazione che non ci fa sentire tranquilli. Con un ulteriore tocco oppure tramite un gesto brusco sul telefono si attiva la modalità Aiutami, pensata per situazioni di pericolo più grave. In questa fase entra in azione un allarme sonoro che allerta immediatamente i recaller anche se i telefoni sono in modalità silenziosa. Avete presente quell'allarme, quello bomba? Contestualmente l'app condivide una serie di informazioni cruciali, quindi la posizione, lo stato della batteria, registrazioni audio in tempo reale criptate e salvate in un cloud. Questi dati vengono archiviati in modo sicuro, possono essere poi utilizzati come prova in eventuali contesti giudiziari e praticamente trasforma lo smartphone in una vera e propria scatola nera digitale. Toglie tutte le funzioni per risparmiare la batteria e cose del genere. E soprattutto i tuoi recaller sapranno anche quanta batteria hai nel telefono, quindi nel caso di intervento della polizia potranno comunicargli: guarda, a quest'ora lui è qui e aveva questa batteria qui. Tra l'altro Recall non è disattivabile tranne che attraverso un codice che avrete a disposizione voi. Le due funzionalità possono essere attivate e utilizzate anche singolarmente in base al livello appunto del rischio percepito. Scaricatela, visitate il sito che vi lascio in descrizione così da farvi un'idea e noi torniamo ad Aragon. E a proposito di iniziare a girare sulla pista, FP1, primo turno del weekend, entrano tutti tranne Toprak che aspetta 10 minuti, entra, fa 2 giri, si mette primo, esce. È stato veramente impressionante vedere quello che è riuscito a fare al primo giro del turno di prova, guidava come se fosse in qualifica, una confidenza incredibile, infatti rifila oltre mezzo secondo a Bulega e un secondo a Bautista terzo. Male per Montella che nell'FP1 appunto ci lascia il motore mentre si fanno vedere davanti tutti i piloti frenatori, ovvero Sam Lowes, Michael Van der Mark, Garrett Gerloff e molto bene anche Iannone Sesto, al quale Aragon è sempre andata a genio, infatti l'anno scorso aveva vinto gara 1. E proprio lui la spunta nel freddo del sabato mattina nell'FP3 chiudendo al comando, seguito da Sam Lowes, Bulega, Razgatlioglu e Dominic Egerter. Arriva la Super Pole e la zampata ce la mette Nicolò, rubando la pole position ai due fratelli Lowes che rispettivamente Sam sulla Ducati e Alex sulla Bimota stavano comandando la classifica. Insomma, alla fine con 16 gradi nell'aria e 24 d'asfalto, Bulega davanti, Razgatlioglu, Alex Lowes, Sam Lowes, quinto Petrucci, poi Alvaro Sesto, Iannone Rei Locatelli i primi 9. Una cosa molto interessante che abbiamo visto durante l'andamento del weekend è che essendo Aragon una pista molto veloce, con tante frenate violente, abbiamo visto una tendenza della griglia nell'andare a ricercare un po' di supporto sul davanti e infatti 8 piloti sulla griglia hanno optato per la scelta dell'SC2 all'anteriore che offre
un po' più di sostegno avendo una carcassa più sostenuta, appunto perché nelle frenate violente l'SC1 può innescare un po' di movimento che può dare fastidio. Infatti, se andiamo a guardare chi ha scelto la SC2, sono appunto Toprak, Bulega, Sam Lowes, Van de Mark, Gerloff e Jari Montella. Ovviamente per tutti scelta obbligata al posteriore con la E125, che è la SC0 Evo, che ha una carcassa più sostenuta ed ha anche rimosso quel fastidioso masticare che dava quell'effetto tipo di gomma bucata. Pirelli ce l'ha portata anche per l'ultima gara dell'IDM a Hockenheim e direi che è un bello step soprattutto a livello di feeling. Filtra meno e senti meglio quello che succede sulla gomma. Comunque parte la gara ed è una bagarre esagerata fin dal primo giro. Bautista cade nell'ultima chicane prima del rettilineo lungo, Bassani che partendo dalla 23esima posizione causa penalità per non aver rispettato le bandiere gialle, rimonta fino all'8ª posizione e davanti Bulega e Toprak se le danno di santa ragione, con Toprak che la spunta di pochissimo su Bulega. E questa battaglia con vittoria mette in tasca Toprak 5 punti pesantissimi in questo momento del campionato. Minchia, pensavo di non aver schiacciato rec. Domenica per la Super Pole Race, stessa scelta di gomme simile a gara 1 per tutti, tranne che dalla quarta fila in poi hanno scelto di giocarsi jolly e di utilizzare la E126, che non è nient'altro che la SCX Evoluzione. Subito all'inizio c'è una high-side incredibile di Dominic Egerter a causa di un errore di Jari Montella e la caduta coinvolge anche Rabat. Per fortuna senza conseguenze per tutti. Bautista si rifà di gara 1 agguantando il podio con Iannone, quarto, che tra il fatto che Aragon gli piaccia molto e il fatto che c'è molta incertezza sul suo futuro sono sicuramente stati una bella sveglia. Che io sappia non rimarrà nel paddock, però ci sta che mi sbagli. La spunta Bulega dopo una battaglia incredibile e recupera 3 punti a Toprak, ma il bello deve ancora venire perché la gara delle gare è stata gara 2. Una scelta molto azzeccata della Superbike è, secondo me, quella della doppia starting grid. Che cosa voglio dire? Che la Super Pole, quindi la qualifica del sabato, quella vera e propria, serve praticamente solo per gara 1 e per la partenza della Super Pole Race. Infatti, la Super Pole Race, lo dice il nome, è una gara di qualifica per la griglia di gara 2. Infatti, gara 2 del sabato si parte con l'ordine di arrivo della Super Pole Race. E un po' di cose sono cambiate perché Bautista ha avuto modo di partire in prima fila, Petrucci retrocede in terza e Iannone avanza di una. Questo è molto interessante perché se trovi qualche soluzione durante il weekend e fai bene la Super Pole Race ti permette di avere una chance in più di fare una buona gara 2. E qui la tensione si tagliava con il coltello, cioè dopo uno strapotere di Toprak negli ultimi round, questa è la prima situazione nella quale Nicolò è stato veramente competitivo, intendo per battere Toprak perché competitivo lo è sempre, e finalmente è riuscito a batterlo. Quindi gara 1 Toprak, Super Pole Race a Nicolò, 1-1, palla al centro per gara 2. C'è da dire che storicamente Aragon in Superbike è sempre stata una pista favorevole a Ducati e mentre guardavo le gare mi sono anche confuso io nell'esprimere un concetto che adesso voglio spiegare. Nicolò ha vinto la Super Pole Race sorpassando Toprak all'interno della percorrenza dell'ultima curva e lì ho detto guarda come ha girato stretto. Poi ho pensato alla BMW di Toprak, alla quale la parola stretto l'ho affibbiata spesso e sta molto bene, ma in modo diverso perché una gira stretta, quindi la Ducati, soprattutto alle alte velocità e nelle condizioni in cui c'è un buon grip. L'altra, la BMW, gira molto bene nello stretto, vedi Balaton Park, Magny-Cours, eccetera, eccetera. E storicamente la trazione che la Panigale riesce ad avere fuori da questi curvoni è veramente impressionante. Comunque parte la gara ed è la battaglia delle battaglie e soprattutto i piloti che hanno scelto la SC2 si sono moltiplicati e sono diventati quasi metà griglia. È stata la gara dei volponi e degli uomini di esperienza. Toprak e Nicolò se ne sono date di santa ragione, si sono scambiati la posizione 20 volte nell'arco di una gara. Iannone è stato molto aggressivo ma non è riuscito a resistere a Bautista che ha chiuso a podio e quinto, con la testa libera dall'ormai annunciato ritiro, Johnny Rea che ha risolto la sua gara subito all'inizio mettendosi in quinta posizione e lottando con i denti. Toprak e Nicolò là davanti erano tutti e due al super limite e Nicolò è riuscito anche a vincere con un po' di vantaggio, circa 3 secondi, perché è riuscito a portare Toprak in una condizione nella quale non lo vedevamo da un sacco di tempo, ovvero quella nella quale tira talmente tanto
che ci sta che sbagli. Infatti ha messo la prima dove non ci voleva e ha perso un po' di terreno. Ovviamente con 2 round e 6 gare a disposizione alla fine del campionato non avrebbe molto senso fare 1-0, anche perché vincere il mondiale per Toprak vorrebbe dire passare in MotoGP da doppio campione del mondo Superbike. Quindi doppietta di Nicolò che rosicchia un po' di punti a Toprak e non saprei dire se è troppo tardi per sperare in un recupero, ma se guardiamo i numeri il distacco fra i due è di solo 36 punti e ce ne sono ancora 124 in palio, quindi 25 gara 1, 25 gara 2 ogni round, 50 per 2 e 100, 12 a Super Pole Race per 2, 24, 124. Parlando d'altro, Petrux questo weekend non ha brillato, eccetto il quarto posto di gara 1 e comunque ha 30 punti su Locatelli e dovrà cercare di mantenere il terzo gradino del podio e aspettare di passare in BMW ufficiale per cercare l'assalto al titolo l'anno prossimo, sempre se si troverà con la moto dopo un sacco di anni in Ducati. La lotta per il quarto posto in campionato poi è serratissima fra Locatelli e Bautista, fra i quali ci passa un punto solo e adesso andiamo verso le 2 gare finali in Portogallo all'Estoril e una spagnola a Jerez. Tra l'altro Estoril è uno di quei circuiti affacciato sul mare, precisamente sull'Oceano Atlantico, ed è un posto nel quale la pioggia spesso si fa vedere e sappiamo benissimo quanto la pioggia possa rimescolare le carte e quale miglior scenario per un campionato che è già combattuto come questo, o meglio, lo sembra dopo questo round perché fino ad ora è stato abbastanza strapotere di Toprak. A proposito di mercato, come vi ho già detto prima, non credo che Iannone rimarrà nel paddock della Superbike e abbiamo visto gli annunci di Honda HRC per i suoi 2 nuovi piloti, dopo che la line-up storica si è dileguata verso altri lidi con Vierch che ha firmato con Yamaha al posto di Jonathan Rea e Iker Lecuona che occuperà il posto lasciato da Bautista, che rimarrà in Ducati ma si sposterà in Barni. Le 2 selle libere di HRC verranno occupate rispettivamente da Somkhat Chantra che viene dalla MotoGP e da Jake Dixon che viene dalla Moto2. Sicuramente una scelta curiosa, molto coraggiosa, ma che ci dà un chiaro segnale sul non eccessivo interesse di Honda nel campionato Superbike, perché nel team ufficiale ci saranno 2 piloti senza esperienza in Superbike e sulle derivate di serie. Grande arrivo invece sarà quello di Miguel Oliveira che saluta la MotoGP e si siede di fianco a Danilo Petrucci sulla BMW Rocket e lui sarà veramente curioso da vedere perché è portoghese, la Superbike ha 2 gare in Portogallo, è un pilota che ha vinto in MotoGP ed è molto veloce. Bene, noi siamo arrivati alla fine, ricordatevi di iscrivervi al canale per supportare la serie e con Post Superbike ci vediamo settimana prossima all'Estoril. Ciao!